E benvenuti a questa nuova puntata di Hello Sud dallo Studio 1 di Taranto, una puntata dedicata a un tema importantissimo, però prima di parlarne e di presentarvi il mio ospite vi ricordo i nostri contatti, potete chiamarci al 345 059 4424 oppure potete mandarci anche una mail a hellosud@iotv.tv. Nostre pagine di Facebook sempre a vostra disposizione, quella di Hello Sud, quella di IoTV e in più il nostro canale ovviamente di YouTube dove potete rivedere tutte le puntate, che è quello di Hello Sud IoTV. Insomma, avete modo di seguirci in qualsiasi modo anche sul canale 189 del digitale terrestre oppure in streaming in diretta su www.iotv.tv. Detto questo, vi ho appena annunciato che l'argomento è importante, parliamo di salute, parliamo insomma di medicina e lo faccio con piacere con un ospite che sono onorato di avere qui. Parlo del professor Patrizio Mazza, che è il direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Sì, buongiorno a tutti. Ti do del tu, Patrizio, così abbiamo insomma, colloquiamo in maniera più informale. Allora, intanto partiamo proprio da spiegare per molti che ci stanno seguendo, quando si parla di ematologia, di che cosa si sta parlando. Vabbè, l'ematologia è una parola che deriva dal greco e significa, scorporando le varie etimologie, discorso sul sangue. Logos, discorso, e emato, sangue. E voi state mandando, vedo in impressione, delle immagini che sono appunto pertinenti il sangue, dove ci sono dei globuli rossi e poi appaiono anche dei globuli bianchi, che a me paiono più di una leucemia che non di sangue normale, ma comunque il discorso sul sangue è relativo alle malattie che coinvolgono il sangue, direttamente o indirettamente attraverso le varie componenti, che sono le cellule che circolano nel sangue e che coinvolgono organi intermedi o di produzione di queste cellule, che sono il midollo osseo, sono i linfonodi, sono le strutture linfatiche sparse in tutto l'organismo, ma soprattutto sono malattie che spesso coinvolgono il midollo osseo, quella parte che sta dentro appunto nello spessore delle ossa e che è uno spazio virtuale non vuoto perché è occupato da cellule, dove si producono, c'è tutta la macchinazione della produzione delle cellule del sangue. Insomma, malattie, alcune tu le hai già accennate, come leucemie, poi ci sono mielomi, linfomi, insomma, ne parleremo anche più nel dettaglio, però volevo anche vedere un attimo come, insomma, in questi anni la ricerca, gli studi hanno portato dei miglioramenti, sicuramente anche delle prospettive migliori, no, per questi malati. Visto che il sangue è l'organo più versatile dell'organismo, praticamente che coinvolge poi anche il sistema immune, quindi le cellule immunocompetenti, è un organo bersagliato da una miriade di componenti del vivere quotidiano, proprio perché le cellule del sangue si rinnovano costantemente, con un turnover molto rapido per alcune, meno rapido per altre, ma si rinnovano costantemente, non sono cellule perenni, sono cellule in continuo divenire, e per questo sottoposte a stress già di per sé e sottoposte poi agli stimoli della vita quotidiana possono incorrere spesso in alterazioni che sono quelle gravi, diciamo, le abbiamo citate, le leucemie, i linfomi, i mielomi, ma ci sono anche alterazioni meno gravi ma che sono molto frequenti, soprattutto qui a Taranto, e che coinvolgono il sistema immune, per cui si creano delle malattie autoimmuni. Poi ci sono le anemie, ci sono una serie di cose che poi, se abbiamo modo di dipanare almeno alcune nel corso di questa discussione, lo faremo. Allora, quindi si parla tanto appunto di ricerca, questa penso che ha portato... Il discorso della ricerca, giusto, sì, ho
ho preso il filo di un discorso, poi quello l'ho perso, ma per quanto riguarda la ricerca, essendo questo organo così bersagliabile e così versatile, c'è un'attività di ricerca enorme attorno al sangue, tanto che nel mondo si fanno dei congressi dedicati unicamente a questo. C'è stato recentissimamente a Stoccolma quello europeo appunto sulle malattie del sangue, c'è stato recentissimamente a Lugano quello mondiale sui linfomi e su tutto ciò che ruota attorno quindi alla cellula linfatica, e a breve ci sarà quello mondiale americano sempre sulle malattie del sangue, e poi ci sono tanti congressi che si ripetono, nazionali o internazionali, sempre che hanno a che fare con questo. Sicuramente è una branca della medicina fra le più dibattute. Ma perché questo? Perché la ricerca sforna continuativamente novità, sia in termini di scoperte diagnostiche, sia in termini di scoperte farmacologiche, quindi in termini di potenzialità di cura. In più genetiche, perché sul sangue si abbina proprio il discorso delle malattie abbinate ad alterazioni genetiche, e alcune di queste oggi vengono curate con farmaci che vanno ad antagonizzare, pensate, proprio questa alterazione genetica che ha prodotto la malattia. Quindi siamo, come dire, al top sul piano della conoscenza, della ricerca e di tutto quanto ruota attorno alla terapia, perché non c'è un altro corrispettivo di malattie dove la terapia oggi cerca di essere mirata sul difetto che ha prodotto la malattia. E questo rende ragione dell'Italia come uno dei paesi leader in questo discorso di ricerca, dove effettivamente l'ematologia, diciamo come branca non di grido, perché quando uno pensa alla medicina, pensa alla chirurgia, alla neurochirurgia, a branche molto più nobili, diciamo così, ma l'ematologia sottobanco l'ematologia italiana è fra le prime al mondo, sicuramente non ha nulla da invidiare a quella degli Stati Uniti, a quella dei paesi più grandi al mondo come la Francia, l'Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti. Allora, possiamo con questo dire, insomma, che abbiamo anche la possibilità di avere un vanto finalmente, no? Ogni tanto si parla sempre di negatività. Le pubblicazioni su riviste internazionali, se uno vanno a vedere, sono piene di italiani che in Italia producono ricerca e producono pubblicazioni meritevoli di essere comunicate agli altri e pubblicate su riviste di grosso prestigio. Adesso parlando un po' appunto, delle malattie più comuni, dei tumori del sangue più comuni, partendo dalle leucemie, no? Ecco, fermi l'immagine precedente. Adesso... La fermi un attimo, così spieghiamo un attimo. Allora... C'è un'immagine di cellule raggruppate. Adesso andiamo, nel frattempo. Comunque, volevo intanto dire questa cosa, insomma, parlando di leucemia, un po' cause, conseguenze, cure, allora, intanto che cerco le immagini. Le cause delle leucemie sono da ricercare fondamentalmente nell'ambiente, che determina delle alterazioni genetiche nella cellula, alcune di piccole dimensioni vengono chiamate delle mutazioni genetiche, altre di più grandi dimensioni che vengono riconosciute anche in alterazioni cromosomiche, e attraverso queste alterazioni si produce nella cellula un danno tale per cui questa cellula impazzisce, comincia a proliferare quando non dovrebbe, impedisce la maturazione delle cellule medesime e praticamente determina un accumulo di cellule che creano del danno a scapito di cellule invece sane che ci sono nell'organismo, e anche appunto cellule del sangue sane. Questo cosa provoca? Provoca nella persona che viene colpita, provoca un handicap molto serio, soprattutto sul versante della difesa dalle infezioni, sul versante della produzione di emoglobina e quindi di possibilità di ossigenare i tessuti, ne deriva la presenza di un'anemia, sul versante della coagulazione del sangue, per cui c'è un rischio emorragico elevato
che in alcune leucemie è elevatissimo, tanto che è considerato il rischio impellente anche di morte improvvisa, perché il paziente può fare un'emorragia cerebrale. Tutto questo ovviamente richiede che cosa? Richiede che ci sia un'esperienza, un'expertise nella diagnosi corretta, perché le leucemie non sono tutte uguali e vengono trattate in maniera differente, e una tempestività di azione tale da improntare subito le terapie adeguate in maniera da controbattere questa situazione negativa o negativissima in alcune situazioni. Quando si parla molte volte appunto di leucemie... Ecco, fermi questa immagine. Ok, eccola qui. Parliamo molte volte appunto di quali sono i sintomi, diciamo, un po' comuni di questo tipo di malattie. Una leucemia può avere sintomi variegati, da alcuni molto banali, un mal di gola, un po' di febbricola, una fiacca per esempio, questo è molto frequente. E poi ci sono dei sintomi più eclatanti, emorragie, uno nota del sangue che perde, si formano dei lividi, si formano delle chiazze nerastre o dei piccoli puntini rossi sparsi nell'organismo, oppure addirittura sanguinamenti dal naso, dallo stomaco. Quello più grave è quello cerebrale, e lì il problema purtroppo diventa gravissimo. Quindi sintomi variegati, ma alcune volte anche sintomi, almeno all'inizio, pochi sintomi, però magari un po' di fiacca qualcosa c'è. A questo si aggiunge ovviamente una condizione febbrile che può essere presente in maniera più alta di quella della febbricola, molto più alta, preceduta da brividi, quindi che indica uno stato setticemico, noi diciamo, quindi batteri che circolano nel sangue. Può presentarsi un focolaio broncopolmonare, quindi della tosse, dello spettorato importante, a volte anche striato di sangue perché le piastrine sono basse. Diciamo che c'è una varietà di presentazioni. Se penso agli ultimi pazienti che sono arrivati da noi, per esempio un intasamento delle prime vie aeree con tessuto linfoide ipertrofico tale da impedire quasi la respirazione, e questa è una modalità meno usuale, però che si è presentata ultimamente. Quello era il sintomo principale, capito? E per questo, per le leucemie, insomma, si è un po' capito da dove possono scatenarsi. C'è anche un discorso... Le leucemie possono scatenarsi, abbiamo detto prima, per l'inserimento di sostanze che vanno a creare un'alterazione genetica. Cosa significa questo? Sostanze che vanno a interferire col DNA. Il DNA è la molecola nobile delle cellule, che è quella che codifica i messaggi di vita di una cellula e codifica tutto praticamente. Se si inserisce un danno, il sistema può andare in tilt e generare delle cellule che non rispondono più a quello che abbiamo detto prima. Ecco, come avviene questo? Ci sono delle sostanze, per lo più anche in natura, ma per lo più prodotte artificialmente, che possono andare a interferire proprio con questo DNA e creare il problema. Ne cito alcune. Il benzene è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una di queste sostanze, sicuramente cancerogene, sicuramente leucemogeno, se ovviamente acquisito per molta parte della vita, e che lo si trova diffusamente, anche se noi non lo sappiamo, ma pensate a tutti i solventi, alla benzina quando viene messa nella macchina, ci sono quei vapori, lì contiene benzene, lavorazione all'interno dell'Ilva, all'interno delle grandi industrie del siderurgico in genere, lavorazione nelle industrie di trasformazione, laddove ci sia qualcosa che viene bruciato, che in qualche modo libera benzene, che va nell'aria, nell'atmosfera, poi lo si respira soprattutto, quindi per l'introduzione per inalazione.
E i soggetti più esposti sono coloro che vivono vicino alle fonti di queste sostanze. Altre sostanze sono le radiazioni. Il sistema radioattivo mondiale dei nostri ambienti è sicuramente incrementato negli ultimi 20-30 anni, vuoi per l'utilizzo maggiore di fonti di radiazione, radiografie che se ne fanno di più, per esempio anche per uso sanitario, ma radiografie si fanno anche all'interno dell'Ilva. Che cosa? All'acciaio, per vedere se ha una lastra fatta all'acciaio non ha certo le stesse radiazioni che si fa un umano, bisogna fare delle radiazioni molto potenti, per cui bisogna vedere i sistemi poi di contenimento di tutto questo, di sicurezza adottati. Radiazioni si trovano in certe cave, è riconosciuto il radon che venisse dalla pietra, da certe pietre, e le case antiche sono state fatte con le pietre che potevano emettere il radon, quindi poi anche le abitudini di vita. Sono veramente tanti fattori che... Poi ci sono gli idrocarburi, insomma l'elenco è lungo, capito? È lungo, e molte di queste cose sono prodotte dall'uomo. Per quanto riguarda invece un po' le cure, oggi a cosa siamo arrivati? Le cure stanno progressivamente migliorando, ci sono delle leucemie. Io mi ricordo da ragazzo, da giovane medico a Bologna, noi avevamo una leucemia che si chiama leucemia apromielociti o M3, adesso questo è il termine tecnico, ed era considerata la leucemia iperacuta per eccellenza, mortale nella stragrande maggioranza dei pazienti. E i pazienti arrivavano, c'è caso che nel giro di 24 ore morivano di emorragia cerebrale. E io personalmente mi ricordo di aver fatto la guardia, di essermi trovato in queste situazioni. Questa leucemia oggi la si guarisce nell'86, 88, 90%, anche il 92% delle persone affette. Noi adesso dovremmo fare il trapianto a una di quelle rare situazioni che non guarisce, ma rara, capito? Perché se io mi ricordo tutti quelli che abbiamo avuto qui a Taranto, me li ricordo tutti vivi, vegeti, che si sono sposati, che hanno avuto dei figli, eccetera, delle donne. Per cui questa leucemia ha totalmente rivoluzionato nel giro di poco tempo, perché fino agli anni 90, io ero appena arrivato qui a Taranto, ma forse un po' prima, un poco prima, fino agli anni 90 questa leucemia era ostica veramente. Oggi è stato scoperto un farmaco che va a antagonizzare il difetto genetico alla base di questa leucemia guarisce in quasi tutte. Un'altra leucemia dove si è raggiunto, diciamo così, un top sul piano terapeutico è la leucemia mieloide cronica, dove morivano tutti. Non c'era uno che si salvava nell'arco medio di 3 anni. Si chiama cronica, ma in realtà a un certo punto del suo decorso si trasforma in acuta. Oggi il 98, 97, 95% dei pazienti non dico che guarisca, ma sta benissimo e può star bene per tutta la vita. Insomma, se veramente andati avanti e possiamo dire Ho che fatto 2 esempi, ne stanno venendo costantemente di fare per i linfomi. La terapia immunologica è stata introdotta ormai da 12-13 anni. Ecco, invece la differenza, che cos'è un linfoma? Sempre per spiegare giusto un linfoma in poche parole. è, come dice la parola, è una proliferazione di tessuto linfoide clonale, noi aggiungiamo, nel senso che derivante praticamente da una singola cellula che si è alterata, si è trasformata e ha dato origine a questo. Ma è linfoma tutto ciò che cresce nelle sedi del tessuto linfatico, quindi linfonodi, milza, midollo, a volte anche midollo osseo perché c'è tessuto linfoide, tonsille, stomaco, intestino, osso, dappertutto c'è il tessuto linfoide. Invece quando parliamo di mieloma? Mieloma è un tumore delle plasmacellule, le quali sono cellule del sistema immunocompetente che producono gli anticorpi in condizioni normali. In condizioni patologiche da far diagnosi di mieloma
queste plasmacellule hanno perso la loro capacità differenziativa e di produzione di immunoglobuline secondo canoni di normalità e cominciano a proliferare e a produrre quello che loro si erano specializzati a produrre, come dire, nel momento in cui erano sane, però con la differenza che nella malattia non hanno più la capacità differenziativa di spaziare con le immunoglobuline, ne producono una sola e patologica. Questo produce uno sconquasso nel sistema immune, quindi con la possibilità anche qui di infezioni, uno sconquasso nella produzione di cellule normali, per cui si può avere anemia, riduzione delle piastrine e soprattutto quando queste plasmacellule crescono all'interno del midollo osseo, da dove di per sé originano, possono dare origine a rotture di ossa, a lesioni litiche diffuse, a una situazione ossea che può diventare molto più drammatica se c'è una specificità sul tessuto osseo. Anche qui, dal punto di vista di cure... Dal punto di vista di cure c'è stato anche qui grossissimi passi avanti, nel senso che la malattia, la guaribilità non è che è stata incrementata di molto, diciamo un 10% possono essere i pazienti che guariscono completamente, ma la curabilità è enormemente aumentata perché ci sono una serie di nuovi farmaci e altri ne stanno venendo avanti che danno delle risposte stupende, per cui non sparisce del tutto, però ne resta una quota che non dà fastidio e il paziente può fare una vita normale. Questo è il concetto. Si può convivere in maniera sì, insomma, meno problematica rispetto ad anni fa. Però stavamo accennando prima a un discorso, insomma, per quanto riguarda mielomi e linfomi, sono tipiche un po', adesso andremo a vederlo nella seconda parte, tipiche un po' anche di una situazione di inquinamento particolare. Lo vedremo sicuramente tra 2 minuti, do la linea un attimo alla regia per la pubblicità e quando torniamo con il professor Mazza parleremo un po' di questo collegamento, insomma riguardando un po' anche la situazione locale e quindi quello che avviene insomma proprio a causa di agenti inquinanti e quindi anche la percentuale di queste malattie che insomma vanno crescendo. 2 minuti, sempre qua con Ello Sud. E ben ritrovati qua dello Sud, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, sono in compagnia del professor Patrizio Mazza, che è il direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Stiamo parlando e affrontando il tema insomma, delle malattie del sangue, di tutto quello che riguarda un po' questa branchia, questo settore. E lo stiamo facendo in sua compagnia che ci sta dando insomma tante spiegazioni ben dettagliate insomma di tutto quello che riguarda sia il sangue sia le malattie che purtroppo sono insomma correlate. Ci siamo lasciati con lui proprio parlando di linfomi e mielomi. Adesso queste due insomma forme di tumorali le vogliamo però un po' associare a quello che è la situazione locale e lo voglio fare insomma insieme al dottor Mazza perché so che tu insomma ti combatti costantemente, no? Insomma, la situazione che c'è anche qua a Taranto per l'inquinamento. Ma per quanto riguarda i linfomi è stato detto anche nelle conferenze stampe fatte recentemente sul registro tumori che c'è un'aumentata incidenza soprattutto negli uomini che arriva anche al 30% in più, con dati che si riferiscono a degli anni che vanno dal 2005 credo al 2007 o 2006-2008, adesso non ricordo bene, però credo che siano dati di quel periodo lì, riferiti a quel periodo lì. E lì si diceva c'è un aumento di incidenza importante. Questo per quanto riguarda i linfomi.
Di fatto io sono ritornato in servizio a tempo pieno da circa 2 mesi, ho notato un incremento, secondo me, non dico esponenziale, però voglio dire, non passa giorno che non facciamo una nuova diagnosi di un linfoma. Ed essendo i giorni 360 all'anno, voi capite che può prospettarsi una cifra notevolissima. Questo implica che cosa? Uno, il discorso ambientale è sicuramente un discorso pressante. Anche qui, per quanto riguarda i linfomi, ma anche i mielomi, le sostanze che ho già citato per le leucemie hanno una valenza sull'incidenza, perché queste sostanze entrano nel midollo osseo, il midollo osseo è a contatto con queste cellule che poi potenzialmente si ammalano, e queste cellule da lì poi raggiungono i distretti periferici attraverso il sangue ovviamente, e quindi dando le localizzazioni che noi vediamo nei linfonodi, lo stomaco, eccetera. Il punto focale è che noi oggi, vedendo un incremento di queste malattie, cosa possiamo pensare? Il primo pensiero è che noi oggi vediamo un qualcosa che probabilmente è l'effetto cumulativo di quello che c'è stato in tanti anni di inquinamento. E questo, diciamo, è un qualche cosa che quindi ci fa pensare che si trascinerà ancora per molto tempo, fermo restando che le condizioni ambientali vengano drasticamente migliorate. Le condizioni ambientali su cui poggiava questa situazione, oggi le sappiamo perché i periti del tribunale incaricati di fare un resoconto su questa situazione hanno presentato dei dati che dimostrano la presenza di questi inquinanti nel perimetro ovviamente delle fabbriche e sulla città in vari punti, ci sono state fatte le misurazioni, eccetera, eccetera. Quindi che ci sia stato un grosso inquinamento, questo lo sappiamo. Ora non sappiamo quant'è il ridimensionamento di questo inquinamento, perché badate bene, vengono diffusi, divulgati dei dati ogni tanto anche tramite l'ARPA, ma l'ARPA non è ubiquitaria. L'ARPA fa dei rilievi su certi punti. Come io facevo presente in una commissione ambiente quando mi trovavo a fare il consigliere regionale e facevo presente, dico, ma quanti tecnici dell'ARPA vanno a vedere e vanno a controllare questa situazione? E mi si rispondeva che c'era un tecnico che, pur andandoci tutte le mattine, ma dico, un tecnico 200 camini non riesce a controllarli, tanto più in una mattinata. E quindi il resoconto dello stato ambientale noi non ce l'abbiamo di fatto, perché si è diversificato qualcosa. Io l'ho notato, io sono uno che osserva molto e poi chiede per conferma. Noi abbiamo notato, dopo che c'è stato il famoso sequestro degli impianti, la fermata degli impianti, eccetera, una riduzione di una certa entità, diciamo, di quel pulviscolo che veniva messo fuori, che sicuramente contiene molte di queste sostanze inquinanti e nocive, cancerogeno. Abbiamo notato una riduzione dal camino principale, il famoso E312 si chiama? Quello blu. Quello blu Sostanza, più alto, chi... e probabilmente una riduzione anche da altri camini alti. Ma io quello che osservavo spesso, la presenza di più nuvole basse. Era un qualche cosa legato al tipo di produzione, alla diversificazione della produzione, alla riduzione degli altiforni. Io non ho questa convinzione, tanto più che forse le informazioni le avete meglio voi, che non credo che ci siano stati licenziamenti in massa di operai al momento, per cui la fabbrica continua a lavorare. Continuando a lavorare, oggi il settore dell'acciaio che è in crisi è quello del leggero, del laminato, non quello dell'acciaio pesante, e per l'acciaio pesante sono richiesti gli altiforni perché non ci vai sotto
con la fiammella elettrica come qualcuno ha paventato, sento di quelle a volte coglionate dire in giro, scusi il termine, me lo consenta, ma le sento dire perché per arrivare all'acciaio ci vogliono 1600-1700 gradi, quello pesante, e per fare questo ci vogliono dei forni, alti forni, non significa forno alto, significa alte temperature, per cui e siccome li vedo partire sti tubi, lì vedo i camion, delle volte sorpasso dei camion che vengono da lì, credo che questa produzione continui. Continuando la produzione non c'è al momento un sistema messo, come dire, a dimora che riduca le emissioni. Semmai le emissioni si possono fare in varia maniera, no? Esistono 3 maniere di cacciare via le emissioni. Una è quella aerea che noi vediamo visivamente, ma che spesso non vediamo perché dormiamo quando vengono emesse di notte, no? Magari il sabato notte, la domenica. Questo era un sistema che era molto consolidato. Non so se lo sia ancora, ma credo di sì, perché qualche domenica mattina, adesso io vengo giù spesso la domenica mattina da Martina Franca per andare in ospedale, vado a fare un giretto breve, ma vado anche la domenica mattina e vedo questi nuvolozzi che si sono spalmati sulla città, eccetera, eccetera. Per cui, a mio avviso, non c'è grossa modifica di inquinamento. E quindi, tornando al discorso dell'incidenza di queste malattie, io mi aspetto, uno, che se noi facessimo un registro ambientato alla data odierna e non a 5-7 anni fa come è stato prodotto, noi avremmo molte più malattie di quelle che c'erano 5-7 anni fa, cioè di quelle che ci sono state presentate. Ma lo vedo, ho la percezione di questo, quotidianamente, curando le persone. Sei nel campo, sei proprio nel campo. Due, non mi aspetto che nei prossimi 10, 15, 20 anni, per cui per chi è nato da poco o per chi ha un'età giovane, ormai noi siamo come voi, io ho 60 anni, ormai abbiamo fatto il nostro corso, ma per quelli giovani che ci sia un'ambientazione migliore, quindi un'aspettativa di malattie decisamente migliore. E qui viene fuori la mia anima, che ho sempre avuto in quella mia esperienza politica, di dire quando è che ci mettiamo seriamente a pensare a delle alternative a questo stato ambientale? Alternative, non bonifiche come qualcuno dice, come gli ambientalisti vanno dicendo, di fare le bonifiche. Ma che bonifiche? 36.000 chilometri quadrati di bonifiche, ma dove le fai? Perché questo può essere il raggio d'azione così. Fin qui, tenete conto, arriva la sabbia del deserto, quando tira il vento, e arriva da 2.000 chilometri di distanza. Questo che viene messo qui può andare altrettanto altrove. Ho sentito inchieste proprio di particelle trovate anche a migliaia di chilometri. Ma che bonifichi? Non bonifichi niente, devi solo smettere di inquinare, la natura poi farà il suo corso negli anni che ci vorranno. Perché il resto non sono balle, perché bonifichi, puoi bonificare una parte del Mar Piccolo, ma bonifica significa che poi trasversalmente ti arriva da più vicino che inquinato e quindi dopo poco è vanificata la bonifica. Quindi spendere dei soldi così inutilmente. Spendiamo i soldi per ideare che cosa fare di alternativo e di diverso dall'acciaio pesante. Questo è quello che bisogna fare urgentemente, perché io vedo queste prospettive di malattie che si vanno stratificando su tutte le età, ovviamente, perché l'anziano ha vissuto in una certa maniera, in una certa ambientazione, il giovane se la prende tutta perché è nato sotto la ciminiera, ma i bambini se ricevono, diciamo, una tossicità addirittura in epoca prenatale, sono fregati poi. Un bambino con una leucemia acuta di 6 mesi di vita mi pesa, capito? O con delle sindromi stranissime lo stesso, alla stessa età, mi pesa, capito? Mi pesa anche da medico, capito? Posso farti una domanda un po' mia personale? Come vivi tu quando ti trovi davanti a queste situazioni? Ormai io considero che ho scelto questo lavoro
l'ho scelto, nessuno me l'ha imposto, lo scelsi, anzi potrei anche dirlo perché mia sorella si ammalò purtroppo tanti anni fa di una malattia molto seria, oncologica, che poi morì, e da lì mi venne il pallino di fare qualcosa orientato in senso oncologico ed l'ho fatto. Ma ormai io ho acquisito questa cosa come un lavoro, come un mestiere da far bene, al meglio possibilmente, ed è quello che cerco di trasmettere ai miei colleghi più giovani, eccetera. Dico, guardate che la gente viene e vuole delle risposte possibilmente rapide, possibilmente corrette, e delle risposte in termini terapeutici al meglio. Poi nessuno ti chiede il miracolo, perché anche se qualcuno intanto dice faccia il miracolo, però voglio dire, lo dice ma non è che lo pensa, perché ti chiede di essere professionista in un certo qual modo, e quindi bisogna riservarlo a questo. Poi esiste e fa parte del mestiere anche quello di essere, come dire, umani, di essere ben disposti, di non arrabbiarsi se c'è uno che ti fa una domanda anche fuori posto, di cercare di attenuare le situazioni, di non essere lo dico sempre questo. Poi caratterialmente c'è quello che tracima e che magari strapazza uno che gli capita davanti, oppure è sgraziato nella comunicazione, questo succede, per carità. Però tante volte uno si chiede, davanti a, come hai detto tu, un bambino, una bambina piccola di 6 mesi, come ci si può abituare? È quello, nonostante il tuo lavoro, non ti abitui, a me pesa enormemente, perché io fra l'altro ho 4 figli, adesso ormai sono un po' più grandi, ma se penso ad uno dei miei figli dovesse venire certe malattie mi tirerebbe il culo, no? Scusi, mi tirerebbe molto. Non si preoccupa. Enormemente, per cui penso che il figlio di un altro è la stessa cosa per quell'altro, voglio dire, non è che c'è differenza, voglio dire, nell'essere genitore, no? Voglio dire, quindi mi pesa, perché fra l'altro non è che io su quello devo fare una speculazione o devo fare così, per carità, voglio dire. Per cui dico, a che prova vedere un bambino che muore con la leucemia non è una cosa bella, non è una cosa bella per il bambino soprattutto, ma anche per chi sta attorno, voglio dire, questo è una cosa pesante, ma di un pesante incredibile, anche da affrontare, voglio dire, le persone, i genitori, come portarli, come condurli verso un evento di questo qui così terribile, no? Che non 5 anni, 3 anni, 4 anni, che ha fatto questo di male, no? Per cui sposti il discorso, se invece puoi incidere nel cercare di ridurre l'incidenza di queste cose. Io ho cercato di fare quello che credo per lavoro, da professionista dovrebbe fare un medico, di dire, e non è che lo faccio da adesso, da 10 anni, tant'è vero che fui chiamato dal presidente Vendola nel primo mandato suo, quando io non ero politico, da medico fui chiamato perché avevo scritto più volte: guardate che le malattie stanno aumentando, guardate che noi nei nostri ambulatori vediamo queste malattie che aumentano, per cui fui convocato nel 2008 esattamente, quindi esattamente 2 anni prima che qualcuno mi venisse a dire vuol candidarsi, non vuol candidarsi, noi vorremmo che lei si candidasse con noi perché la pensiamo come lei, che poi non era così, ma comunque questo è un altro discorso. E lui mi convocò, io ci andai con la presidente dell'AIL, per cui c'è anche una testimone con me, e parlammo a lungo di questa faccenda qui di Taranto, e io gli dissi: Presidente, bisogna fare qualcosa perché c'è troppo inquinamento, vediamo crescere queste malattie, bisogna fare qualcosa. Lui disse: noi stiamo improntando la legge sulle diossine, cosa che poi fu fatta, dice, però guardi, lì ci sono poteri forti. Questa è una frase che non doveva dirla, secondo me. Il potere forte è quello politico, deve essere quello politico, perché deve condizionare quello economico, e se il potere politico non fa il suo dovere, non condiziona quello economico, vuol dire che ha perso, ha calato le braghe e non è più forte come è scritto nei libri, quindi è in qualche modo compartecipe di quello economico,
non voglio dire a che livello di interesse, cioè non voglio per carità dire che ci siano degli interessi personali, questo no, però è compartecipe di quelle economiche, condivide le azioni di quelle economiche, cosa che per me, insomma, le che per me è un assurdo, voglio dire, no? A me non mi puoi venire a dire di fare termovalorizzatori dappertutto per mandare l'85% della raccolta non differenziata in Puglia dei rifiuti solidi urbani al termovalorizzatore. Per me questo è l'assurdo. Io devo lavorare per ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani e questo è il primo punto che il politico dovrebbe cercare di fare. Secondo, farla differenziata e ogni settore avviarlo al suo settore di competenza, educare la gente, portare la gente a un certo tipo di discorso, insomma, operare. Se io mi sono proposto come politico, devo avere quel quid in più per dire quello è che è il bene comune. È chiaro che non posso andare dietro a tutti, ma operare per il bene comune. Io quello che ho visto solo lì, scoprono le lobby, pieno di lobby nel fare le leggi. Facciamo la legge perché fa comodo a quella lobby, quell'altra, tutto così. E visto che comunque siamo insomma, quasi in chiusura, però Parliamo di medicina, no? Parliamo di medicina. Voglio toccare anche un punto critico, un problematico anche del discorso organizzativo. So che insomma le difficoltà non sono poche, no? In ospedale. No, le difficoltà adesso sono notevolissime perché per questa, cioè, tutto viene rimandato alla crisi economica, no? Allora si dice per la crisi economica non ci sono più i soldi per assumere le persone, quelle che vanno in pensione non vengono sostituite, le malattie, l'abbiamo già detto, aumentano, per cui voi capite che c'è una situazione di difficoltà. Lo avverte l'utenza perché deve aspettare di più, così, lo avvertono il personale che lavora perché deve lavorare di più e poi c'ha pure le mazzate da coloro che aspettano. Insomma, c'è una serie di difficoltà e questa situazione non riesci a sbloccarla. Io, guarda, sono una via di mezzo perché io non do la colpa tutto alla crisi. Io dico ci sono dei livelli di efficienza che si possono raggiungere e quindi ottimizzare certe cose, però mi devi dare la possibilità di fare dei cambiamenti, perché se io non ho la possibilità, poi perché per ragioni sindacali, per ragioni direzionali, per ragioni politiche non posso spostare uno da lì là, non posso cercare una modifica del genere. Torniamo al discorso di prima. Voi riuscite come reparto, insomma, a stare dietro alla grande... Noi la risposta la diamo comunque. Se uno deve aspettare 5 ore per avere la risposta, aspetterà 5 ore, ma la risposta la diamo. Per cui non mi si dica che non è così. Dopo c'è quello più irrequieto, quello che è così, questo è nel gioco delle cose, ma non possiamo dar corda al fatto di non dare le risposte le diamo. La gente che viene, a tutti una risposta gliela diamo. Posso dire da umano che potrebbe anche non essere sempre la risposta quella giusta, perché si sbaglia tutti, per carità, ma questo è nel gioco delle cose, perché chi fa può sbagliare, chi non fa non sbaglia mai, e c'è molta gente che non fa e dovrebbe fare. Voi a livello di difficoltà, insomma, proprio parlo in senso pratico, anche a livello di posti letto, di queste come sta? No, io ho adottato un sistema che io faccio di mestiere, appunto, tra virgolette, quello che dimette i pazienti, non quello che ammette, perché per ammettere non abbiamo problemi, arrivano, purtroppo lo sappiamo. Allora io mi sono imposto e ho imposto un ritmo tale per cui ci deve essere sempre un letto libero, perché se arriva un'emergenza abbiamo il letto pronto. Ma appena arriva l'emergenza che mi occupa quel letto, mi occupo di chi dimettere per ricreare un letto libero. Ovviamente in questa scaletta cerco di essere, come dire, il giustiziere, no? Nel senso di penalizzare quello più penalizzabile, nel senso quello che sta un po' meglio, tu via, libera il letto, capito? No, ma io devo andare a casa. Possiamo gestire la tua situazione da casa, per farglielo capire, anche lì, eccetera.
Poi no, io volevo, sei stato anche, forse non lo sai consapevolmente, ospite attraverso un servizio che ha fatto Pino Pittaccio quando B-Italian insomma, ha raccolto dei fondi, sta cercando di aiutare proprio il reparto per acquistare questo macchinario Quello del PIC per per i cercare, bambini, infatti sì. sei stato già Sì, nella no, nostra lì trasmissione. è un qualcosa che serve per migliorare la performance, per la immissione in una vena, soprattutto ovviamente nei bambini perché hanno le vene piccole, e serve all'anestesista che fa questo, ma vabbè, serve a noi, certo serve a tutti perché poi siamo noi che chiediamo, no, di fare questa cosa, per cui serve alla città, serve a chi ha necessità di questo. Allora, il nostro tempo purtroppo si conclude qui, sarebbe veramente da fare altre puntate su questo tema perché Le veramente... facciamo, no? Perché no? Perché no? E infatti è una bella insomma, disposizione, noi lo siamo, poi tu in base ai tuoi impegni so che sono veramente tanti, quindi quando Abbiamo puoi sempre la trovare del comunicazione è tempo... importante perché qualche cosa va spiegato, diciamo, a chi è l'utente, e questo è uno dei mezzi, ovviamente, uno dei mezzi forse anche più efficaci a volte di spiegare le cose. Allora, io ti ringrazio per essere stato qui, veramente, Prego. grazie di averci dedicato del tempo. Grazie a voi. Intanto ovviamente io vi ricordo tutti i nostri contatti, ci potete chiamare al 345 059 4424 oppure mandare una mail a elosud@iotv.tv, le nostre pagine Facebook sempre a vostra disposizione, le mie di Antonio Fiorentino pure, quindi quando posso vi rispondo. Vi ringrazio per essere stati qui con noi e adesso do la linea al TG Nuestro per l'edizione delle 13.